Eccoci qui, il campeggio La Grata, c'è l'alba, una luna meravigliosa. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Abbiamo avuto una notte di freddo, infatti ancora ho molto freddo. E pioggia, vento, tutto ciò che si potrebbe immaginare. E questo lago ora, che sembra un mare, cioè senza onda, una piscina grande, stanotte faceva tanto rumore, c'era tanta onda e la nostra tenda purtroppo non ha retto. Non ha retto? Non ha retto. Cioè, va bene, 2 giorni di pioggia continua. C'è un buco lì, eh? Ciao ragazzi, benvenuti su Ciclowine. Se volete rimanere aggiornati sui nostri video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Oggi abbiamo dovuto lasciare le nostre bici perché a Civita di Bagnoregio non si può entrare con le bici, ma comunque ve la vogliamo mostrare a piedi. Ciao! Siamo nella porta principale, questo è l'ingresso principale al borgo e andremo a scoprirlo. La natura è fatta di cicli ed è da sempre in costante mutazione. Noi, come esseri umani, facciamo parte di questo sistema ed è impossibile per noi sfuggirne. Però certe volte ci capita che il tempo sembra essersi fermato, di sentirci in un'altra dimensione. Ed è proprio questo che si sente ad attraversare la porta di questo borgo, ma presto ci accorgiamo che la realtà qui non sfugge agli schemi mondani. La valle dei Calanchi e le sue recenti erosioni e i gatti del paese che ci chiedono coccola ci fanno capire che ancora stiamo sullo stesso pianeta. In questo mondo l'impermanenza è onnipresente. Oggi siamo gioiosi, domani tristi, dopodomani qui noi nasciamo, moriamo, il nostro corpo torna alla terra. Le rocce che sostengono la città che muore, uno dei borghi più belli d'Italia, non sono diverse. Una volta facevano parte del fondo marino ed erano frequentate da esseri molto diversi da questi odierni. Poi qui regnarono i vulcani.
Oggi c'è una costante trasformazione del sottosuolo che torna ad esporre il fondo marino, portando via le rocce vulcaniche e creando la meraviglia della Valle dei Calanchi. Non c'è dubbio che si tratta di un paesaggio vivente, in continua mutazione e che eventualmente porterà via la bella civita. Ed è questa evidente dinamica che ci fa ricordare che la vita non è se non una piccola parte di questo eterno ciclo di nascita e rinascita, a cui apparteniamo e che non riusciremo a sfuggirne, anche se a volte ci crediamo di farcela. Lago di Bolsena. I ragazzi, la ragazza. Siamo nella via Francigena e da qui ci sono 100 km per Roma. Per chi va a piedi, questa è la soglia minima per richiedere il testimonium, cioè il certificato del pellegrinaggio. Già per chi va in bici ce ne vogliono almeno 200. Questa è la città natale del famoso vino Est Est Est. E chi ci passa non può fare altro che assaggiarlo e ringraziare il vescovo Johannes de Fuc per essersene innamorato. Patrice e Bernard. Loro sono pellegrini che stanno andando fino a Brindisi. A Brindisi. Sono fortunatissimi. Buon voyage e che bello vedere queste persone in giro. Lago di Bolsena. Mentre la via Francigena prosegue per Viterbo, noi scendiamo per fare il giro del lago di Bolsena e a San Lorenzo Nuovo ci ricongiungeremo alla via di Sigerico. Questo lago vulcanico è il quinto per dimensioni in Italia e i centri abitati nei suoi dintorni sono ricchi di storia e di cultura enogastronomica. Passeremo per Marta, dove sta il principale e attivo porto dei pescatori, Capodimonte, dove sul promontorio regna la rocca Farnese, Valentano, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, dove abbiamo trovato Alessio nel suo bar centrale, e perfine la bella Bolsena, col suo castello imponente e la sua gente accogliente. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ah ragazzi, a titolo di informazione, se ancora non ci avete fatto caso, Chiara utilizza la sua nuova compagna di viaggio. La Bella Trek è stato il risultato del buono mobilità e di 2 lunghi mesi di attesa. Grazie mille. Così, grazie Trek. Ora saliamo a piedi per la scalinata per conoscere una piccola spiaggetta. Una bellissima spiaggia tra Marta e Capodimonte.
Questa chiesa, commissionata dall'Ordine dei Cavalieri di Malta, gode di un eccezionale privilegio, la concessione dell'indulgenza plenaria. Non la prendo io, pesa che 5 kg. No. Grazie. Buon weekend. Grazie. Si vede il parco eolico, piove, dunque, e si vedono anche i raggi del sole sul lago. Che panorama! E tu salendo. Abbiamo fatto una salita faticosa, veloci, perché non volevamo prendere la pioggia. C'è giunta, ma eccola la Francigena, siamo qua. Dai, è questa! E eccola Chiara, l'ha fatta, ce l'ha fatta. Dai che ora prendiamo queste strade, andiamo veloce, lasciamo questa pioggia indietro. Buonasera, buon cammino a voi, buon cammino. La via Francigena ci porta al centro storico di Bolsena. Il benvenuto ci è dato da questa meraviglia medievale risalente al 1156, quando il Papa Adriano IV, per difendersi dalle incursioni del Barbarossa, lo fece costruire. Nel 1295 cadde sotto controllo degli Orvietani attraverso la famiglia Monaldeschi. Attualmente ospita il Museo Territoriale del Lago di Bolsena, che nel 2011 ha inaugurato un acquario unico nel suo genere. Da non perdere il panorama sul lago offerto dal camminamento superiore della rocca. Siamo arrivati a Bolsena, siamo davanti alla Rocca Monaldeschi, c'è un castello e qui c'è un bel panorama e oltre c'è questa chiesetta di San Salvatore dietro a me e lì c'è la pioggia, sul lago piove e noi abbiamo scavalcato la pioggia. Fortunatamente abbiamo preso qualche goccia, ma tutto bello finora. Finora tutto bene. Chiara, devi mangiare, andiamo a trovare un caffè. Che bellezza il paese, eh? Che bellezza! Signori, salve! Non fermarti! Sì, vabbè. Ma che odore, che profumo! Il problema è che poi questa è l'ora della merenda, per cui... questo è un problema, la ora della merenda è un problema? Il problema è che l'ora della merenda è con la fame, qui si può fare. Sì, è proprio la soluzione del problema, no? Grazie. Io giuro che non avevo fame. Era per Chiara che stavo trovando un posto. E invece? Però dopo questo profumo qua mi è giunta la fame. Che posso fare? Vedremo cosa combinerà. Vedremo. Il castello. Chiara già è là dentro. Affamata, no? Ciao, buonasera. Ciao. C'è una pinza con guanciale, salvia, mozzarella, una suggestione della padrona. Io mi fido. Bellissima. Perché io quello che non mangio io non me lo do neanche a fare. Grazie. Dopo vino, pizza, dobbiamo risalire. Che ne dite? Che ne dite? Non è incredibile? Wow. Che spettacolo di colori, che spettacolo. Wow. Wow.
Non si può dire. Ragazzi, così è finita il nostro fine settimana meraviglioso nella Tuscia Viterbese. Vi vogliamo salutare e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per essere aggiornati sui nostri prossimi passi. Il prossimo Francigena del Sud. Ciao! Magari, ciao!